Benvenuti a tutti in una nuova puntata contro il politicamente corrotto. Io sono Matt Kerus. È uscita una nuova puntata su Jubilee, un canale di dibattiti, intitolata Essere magri o grassi. È una scelta? E io so già cosa staranno pensando molti di voi, che la body positivity è una piaga sociale dilagante che sta completamente sfuggendo di mano. È in netto contrasto con la realtà, con la scienza. La body positivity è diventata una scusa per rimanere nella propria situazione e non fare alcun cambiamento. E così ho deciso di prendere questa puntata e di rispondere alle loro argomentazioni. Being fat or skinny is a choice. Agreeers? Of course, not every factor is purely choice. I don't think that every factor is, but I do think a majority of it is. And in most cases, for most people, being skinny or being fat is about willpower. It's about the environment you grow up in, sure, but who you choose to associate with, what sort of things you choose to listen to, who you choose to kind of have as your friends around you and support you. Quello che dice questo ragazzo è di estrema importanza. Lui sostiene che sia una responsabilità personale, che dipenda tutto da noi. I sacrifici che facciamo dipendono da noi. È nostro volere. Inoltre fa riferimento alle persone che ci circondano. Le persone intorno a noi ci condizionano con i loro pensieri, con le loro abitudini. Se frequentiamo gente che fa l'aperitivo tutti i giorni, ci condizionerà a fare l'aperitivo tutti i giorni. Se frequentiamo gente che parla spesso di calcio, ci faremo appassionare e parleremo spesso di calcio anche noi. Se frequentiamo gente che parla di business, parleremo più di soldi e di progetti. Le persone intorno a noi influenzano la nostra mentalità, per cui se frequentiamo persone che ci dicono stai benissimo così, senza fare dieta e allenamento, ci condizionerà. For me, it's calories in, calories out. Go to the gym, you'll get buff. Don't go to the gym, you won't get buff. I understand that there's genetics that could cause you to want to eat more, but even with the genetics that cause you to want to eat more, the same solution is calories in, calories out. E ancora una volta possiamo dirlo, si parla di scelte. Ovviamente ci sono persone più favorite, che hanno una genetica che consente loro magari di mangiare più cibi spazzatura senza subire alcun danno estetico, e altre che invece sono più predisposte ad ingrassare. Ma questa non è una giustifica. È vero che alcune persone possono avere più difficoltà a dimagrire, ma semplicemente questo significa che devono stare più attente all'alimentazione. Non si può scaricare completamente la responsabilità alla propria genetica. I think the whole choice is, always determined on who they are, and it's not going to just be a thing done overnight. Yeah. It takes a lot of, I think it's like breaking the barrier and breaking a lot of things, not only your body, but also breaking your mental state. Sure. And again, that depends on who you are and what you want to go through. Disagreeers? I felt like as a toddler, I always viewed myself as big. I grew up in a very poor home, so where my mom couldn't provide the meals that she could healthily. So when we would get free meals, even then it would be canned food, and it would be very much food that's not as edible. It was food for us, yes, but then I felt like once it reached a point where I was old enough to try to make my own choices, I made all of the wrong choices. I wasn't eating. E di nuovo, si parla ancora di scelte. Ciò che succede in passato non determina chi sei oggi. Ad un certo punto della vita, cresci e capisci che non puoi essere ancorato a ciò che hai vissuto durante l'infanzia, ma fai un passo successivo. Capisci che devi evolverti. Tutti abbiamo vissuto traumi o condizioni che ci ha formato una determinata mentalità, ma ad un certo punto se uno vuole cambiare deve fare quel passo in più. Capisce che qualcosa non va e impara dall'esperienza vissuta. È una propria responsabilità decidere se rimanere in quello stato o evolvere. I was in a sport and that sport just worked me out so hard. And it was to the point where I just was scared to eat. I didn't like it. I would only drink water. When you were eating grapes and lettuce, were you thin? I was the thinnest I could be. Were you still big though? I was still big, but that was the skinniest I've ever been. And that's coming from somebody who was only eating somewhat salads that are just fruit and lettuce and water and maybe ice right before a practice. Quella descritta non è una dieta salutare. A volte, per esempio, pensiamo che nutrirsi di solo frutta e verdura sia la soluzione più efficace, perché nei fatti si perdono chili, ma non si forniscono al corpo tutti i nutrienti necessari e a lungo termine diventa deleterio, per cui non è la soluzione. I think that right now you would not be capable of becoming a thin woman if I you wanted to. possibly would be capable of becoming a thin woman, but since I was young, I was supposed to get blood tested probably when I was very, very young, and I never did. And they had mentioned that it could have been because of my weight and how that connects with my thyroid. I never made the connection, and I never had that leaning parent to be go and get checked out, go and do this, your weight is probably not your fault. It was always your weight is your fault, so that's your issue. I mean, I also struggle with
you know, thyroid and my own blood issues. I'm not quite sure, but I do see an endocrinologist and I go see a doctor. It's a choice to do the requisite steps. It's a choice to go grocery shopping instead of going to fast food when it's easy. Ho sentito innumerevoli volte scuse sulla tiroide. Una volta stavo parlando con una ragazza che si giustificava per l'appunto dicendo di avere problemi di tiroide. Le ho chiesto: tu corri mezz'ora al giorno ogni giorno? Segui una dieta ben precisa? Conosci i tuoi macro? E mentre le ponevo questa domanda, mi guardava allibita mentre beveva il suo cocktail pieno di zuccheri. Chiaramente non correva ogni giorno, non seguiva una dieta ben precisa e per di più beveva. Quindi, ancora una volta, scelte. It's a choice when you're grocery shopping to go to the outer aisles and like not go into the bread section and not go into the junk food section. These are all choices. As a disabled woman, I can't do a lot of the things that people say, calories in, calories out, oh, you gotta go work out and exert it. A lot of the things that are typical, oh, this is how you lose weight, put me in the hospital. I have to navigate weight differently. I have to look at it differently. My weight is the way it is because of medication. Sono contento che abbiano dato a questa persona la possibilità di parlare in questo programma, perché effettivamente il suo caso è diverso dagli altri. Nella sua posizione, in cui magari non si può muovere e quindi non può fare attività fisica, e magari assume tanti medicinali che hanno effetti collaterali, allora in questo caso specifico posso comprendere. Diverso però è se potesse muoversi. A quel punto, anche se prende medicinali, può comunque equilibrare molto bene con l'attività fisica. Because doctors put me in this position and I had to learn, okay, am I going to be so hateful of my own body that I am going to backlash and put myself through extreme gym nights, through keeping myself from eating things that I should be able to eat. You should be able to have a balance. You should be able to go into the junk food aisle like other skinny people do and still not have to worry about gaining 20 pounds. But I don't think skinny people Not go all into people. this junk food aisle. They I think that's- certainly Yes, do. they do. I eat a lot of junk food. Yeah. I mean, In realtà questo è un punto fondamentale da cui dissento. Le persone magre non eliminano completamente ciò che è considerato cibo spazzatura. Semplicemente conoscono i propri limiti, sanno cosa possono mangiare e quanto. Quindi questo non significa appunto togliere necessariamente i biscotti a colazione. There's a thing called set points. There's a ton of research on it that your body likes to be at specific weights. It likes to be in a specific way. So if you are fighting yourself to lose weight by not eating, over exercising, and you are damn near killing yourself to be at a specific weight, your body's unhappy. It's important to note that a choice can be harder for people to make due to conditions in their life. Yes. But at the end of the day, it's still a choice. I could say that I had food addiction. I looked to food when I was stressed and this and that and this. And so it's harder for me to choose it than for someone who has like the perfect lifestyle, someone who has parents who are giving them this and that and this. But I definitely still acknowledge that it was my choice. At the end of the day, when I go there and I look and I see, should I order a second hamburger? I'm the one choosing whether or not I order that second hamburger. Questo ragazzo ha un'onestà intellettuale che tutti dovrebbero avere. Lui fa un'analisi accurata. Nonostante ci possano essere mille motivi, tra cui stress, traumi, eccetera, è sempre una tua scelta decidere cosa fare del tuo corpo. I would rather be skinny than fat. Can the agreeers please step forward? I would rather be skinny than fat. Can the agreeers please step forward? I think there's a lot of different struggles when it comes to being a bit bigger. And I have a sister that is she's 400 pounds and she struggles a lot. She has lymphedema and to shower is really, really hard. So I do think for like an overall happy life and like zero struggle, I think I'd rather be skinny. I'm also really tall. I'm 6'6", so I kind of wish I could just pick a single struggle because finding the clothes and things like that when you're bigger both ways can make it really hard. So if I was skinnier, at least that's one less thing I have to worry about. But also, I've got 2 kids and a wife, and I'm taking care of them. And as you pointed out, I definitely think that I'm at less health risks if I'm a skinnier person, if I'm a healthier person in that capacity. And I think there's a lot of different struggles when it comes to being a bit bigger. And I have a sister that is she's 400 pounds and she struggles a lot. She has lymphedema and to shower is really, really hard. So I do think for like an overall happy life and like zero struggle, I think I'd rather be skinny. I'm also really tall. I'm 6'6", so
I kind of wish I could just pick a single struggle, because finding the clothes and things like that when you're bigger both ways can make it really hard. So if I was skinnier, at least that's one less thing I have to worry about. But also, I've got 2 kids and a wife, and I'm taking care of them. And as you pointed out, I definitely think that I'm at less health risks if I'm a skinnier person, if I'm a healthier person in that capacity. Di nuovo, questo ragazzo ha colto il punto e non dà la colpa ad altri, sa che è una sua responsabilità. I would much rather be that so that I could be around for my kids longer. Can the disagreeers please step forward? I'm speaking as someone who actually was a former smaller person, and I had the most body insecurities when I was small. I was constantly living in fear of gaining weight and having people tell me, oh, don't gain weight, don't do this, make sure that your weight is the same. And once I finally gained weight, I realized that, first off, life wasn't over. I didn't feel any need to not engage in life the previous way that I had, and the attention that I got was different. But even as a smaller person, you get negative attention. And rather than trying to control my body to avoid that negative attention, I would prefer to address the situation as a society. Ed è esattamente questo il problema. Preferisce vivere in una zona di comfort con persone che si autogiustificano pur di non sentire alcuna pressione. Cioè, lei preferisce avere una condizione problematica fisica che le porterà per forza dei danni in futuro, piuttosto che essere mentalmente forte. E certo che allo stesso tempo siamo passati dalle modelle degli anni 2000 che pesavano 45 kg alle modelle curvi di oggi, quindi da un estremo all'altro. Ma oggi questa body positivity sta effettivamente dicendo: ragazze, essere grasse è salutare, va bene così e non c'è niente di male. E io penso che questi movimenti siano deleteri per la propria crescita, e se provi anche solo a dire qualcosa in contrario vieni subito etichettato come grassofobico. We aren't feeling like I have to be a certain way that's normal in order to be treated like a human being and respected. If I could counter, because I was a bit bigger when I was younger, and that's when I was the most insecure. I would look in the mirror. I did have family members that were skinny, but then I had a family member that was much bigger, and just the way that I perceived myself, I hated it, and I even became anorexic to like not be big. I don't think skinny always equates to being healthy. Esattamente, anche essere troppo magro è una condizione che non va bene, per diversi motivi. Ogni corpo è diverso e reagisce quindi diversamente. Il metabolismo è diverso, per cui le scelte che facciamo saranno diverse. Io per esempio devo mangiare tantissimo per riuscire a mettere su massa muscolare e mantenerla. E per anni sono stato sottopeso e non andava bene. Altre persone invece dovranno ridurre le calorie per avere un corpo più sano. Insomma, dipende, ma sempre di scelte si tratta. Fairly skinny. I'm 6'5". I'm 140 pounds last time I checked, and I'm severely underweight. And I know about this on a day-to-day basis. That being said, I don't know where I'd want to lean at an appropriate weight level. E questa è una grande differenza tra uomini e donne. Gli uomini vorranno crescere molto muscolarmente, avranno bisogno di mangiare di più. Le donne invece tendono ad avere una massa grassa più elevata rispetto agli uomini, quindi magari devono stare più attente per riuscire a mantenersi in forma. E attenzione, dirò ora una cosa totalmente assurda che oggigiorno non si può più dire: uomini e donne sono diversi, e questa è una dimostrazione. But I think it's important to understand, for some skinny people, we're not living a great life by any means. And sometimes I feel like that's always kind of lost in translation when they see someone who's really skinny. I guess it depends on what you mean. When you think of the term skinny, are you thinking of just like an average weight person, or are you thinking of how you are now? I'm the average weight for like women in America. Yeah, I like so that's if we're talking about an average, like I'm gonna be the closest. If your biggest priority is to be at a smaller body, you need to reassess your priorities. Sapete qual è il problema più grande di questa ragazza che dice di essere nella media? Che purtroppo ha ragione. In America ora la sua taglia è la media, e lo conferma questo articolo. Secondo una nuova ricerca, la donna americana media ora indossa una taglia 16. Secondo un nuovo studio, oggi la donna americana media indossa una taglia compresa tra la 16 e la 18 rispetto alla precedente taglia standard della 14. Decisamente non una bella notizia. E ora vi faccio vedere. Questa è una ripresa di New York del 1970. Non c'è una persona obesa o in sovrappeso. Non ci sono! Ma il punto ora non è che se questa ragazza è nella media, allora va bene. Se la media cambia, non vuol dire che sia oggettivamente salutare. Immediate tie between skinniness and health, like you emphasized. There is such a
gap between the research, because the research has a huge fat phobic bias in it, and there has been research that shows that they aren't, even especially during, let's say, COVID and the correlation between obesity. They rushed through those studies so fast because in society's mind, oh, of course a fat person is going to equal someone who's going to get sick faster, is going to get sick easier. It was an easy jump. So they didn't do all of the testing that they were supposed to do. Ma di quale grassofobia sta parlando? Se sono stati fatti degli studi tra professionisti e hanno trovato una correlazione, mi spiegate come può essere considerato uno studio scientifico grassofobico? Queste persone pensano che il mondo le odi. Spoiler. No. E poi ho trovato questo tweet. Dire a una persona pericolosamente in sovrappeso di non perdere peso perché è bella è come dire a un alcolista di non smettere di bere perché è divertente. Dritto al punto. Mai frase più vera fu detta. E sotto al video di un'influencer italiana curvy, nonché modella curvy, ho trovato invece il commento di questa persona che ha passato le stesse condizioni. Invece no, da ex obeso pesavo 130 kg. Ti dico che queste sono solamente convinzioni mentali che ci facciamo pur di tirare avanti e accettarci. Sto bene lo stesso, mi ripetevo, e invece non era così. Il problema della body positivity è che sta mettendo le persone in una condizione di comfort mentale che è pericolosa per la propria persona. Vogliono sentirsi giusti e apprezzati, e in questo in realtà non c'è niente di male. Il problema è che questo non li porterà a cambiare, semplicemente si adatteranno a ciò che sono, ed è un problema fisico salutare. E questa non è evoluzione, non miglioreranno, ed è un grave problema se questa piaga sociale continuerà a diffondersi. Per tutti, perché noi siamo una società e questo ormai è un fatto collettivo. Si ripercuote per esempio sulla sanità. E quindi ora lo chiedo a voi: essere magri o grassi è una scelta? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Un saluto.